Oggi prepareremo un dolce con le farine del territorio, le farine del drago. È un dolce semplicissimo e si chiamano i biscotti delle 3 tazze. Vengono fatti con una tazzina di vino, una tazzina di olio extravergine di oliva e una tazzina di zucchero. Sia il vino che l'olio sono prodotti del territorio. Si mescolano insieme e si aggiungono queste farine che sono particolarmente efficaci anche in pasticceria. Io le ritengo quasi un prodotto vivo, rendono benissimo, molto più delle farine commerciali. Gli ingredienti per questo dolce sono appunto queste tazzine di vino, di olio e di zucchero che si uniscono in una ciotola in maniera sequenziale. Questo è il vino. Questo è l'olio e questo è lo zucchero. Uniamo ora una miscela di farine al 50% costituita da Senatore Cappelli, grano duro, e un 50% di Gentil Rosso, grano tenero. Facendo questa miscela otteniamo una farina da unire a questi liquidi che abbiamo già messo nella ciotola e insieme allo zucchero. Questa miscela andrà aggiunta nella quantità che questi liquidi prendono. Nel frattempo, mentre mettiamo anche le farine, uniremo una piccola quantità di bicarbonato che serve per dare la friabilità, aumentare la friabilità e dare una piccola lievitazione al prodotto. Uniamo adesso le farine e la dose è farina, si dice quanta ne prende. Vediamo. Qui giriamo in modo da amalgamare bene gli ingredienti, facendo sciogliere anche lo zucchero. Continuiamo ad impastare fino a che cominceremo ad impastare anche con le mani, perché in questo modo sentiamo meglio la consistenza dell'impasto e quanto ha bisogno appunto delle farine. Ecco, una piccola quantità di lievito, circa mezzo cucchiaino per questa dose, e cominciamo ad unire per bene tutti i componenti in modo da avere un impasto omogeneo e non appiccicoso che si possa lavorare bene. Che così gli daremo la forma che più desideriamo. Si possono fare degli anellini, dei ciambellini, dei piccoli ciambellini, come si possono fare delle gocce d'acqua, gli si può dare una forma a goccia e anche una forma a torcetto. Eccoci. L'impasto sembra giusto, perché ora va lavorato con le mani, uno per uno si lavorano. Ecco, vedete? È un impasto non appiccicoso e giusto da lavorare, non deve appiccicarsi alle... No, ma non deve essere nemmeno troppo duro, perché ne perde di friabilità il prodotto. Ecco, adesso cominciamo ad impastare. La quantità da prendere viene da sé poi, valutando via via la grandezza che vogliamo dare ai nostri biscotti. Ecco, questo è un ciambellino che passiamo da una sola parte nello zucchero semolato. Lo facciamo aderire e poi lo adagiamo nel nostro vassoio.
dove abbiamo già disposto della carta da forno che poi andrà in forno. Ecco, la consistenza è questa per la grandezza, poi non è che aumentano tanto in cottura, restano un pochino, sì. Ora proviamo quell'altra forma a goccia. Gli possiamo dare anche un aroma più gentile, diciamo. Se l'olio fosse troppo amaro, si può tagliare in un certo senso con l'olio di semi, mettendo un pochina, una percentuale, ma non tanta, di olio di girasole, di arachidi. E poi per ingentilire ancora di più il sapore, che però sono buoni, io ve lo dico, non è che si può mettere un po' di buccia di limone grattugiato, limone biologico, si può unire e mettere, se uno vuole. Ora facciamo la forma a torcetto. Che è quella un pochino più difficile, però è più bellina. Ecco. Ho pensato, mentre facevo questi biscottini, ormai so già diverse volte che li faccio, che possono rappresentare veramente i nostri grani antichi, perché il biscottino rotondo può rappresentare il disco del sole che illumina questo grano per farlo crescere. Quelli fatti a goccia, le gocce d'acqua, che servono ancora per farlo crescere e maturare, e con l'aiuto anche del sole. E alla fine abbiamo la spiga, che è rappresentata da questi torcetti. Abbiamo rappresentato i nostri grani antichi nel territorio, con il sole, l'acqua e alla fine la spiga, che è quella che ci dà il prodotto poi finale. Le farine buone che servono a preparare tanti prodotti, buone e salutari, perché sono ricche di profumi e di sostanze che fanno bene alla salute. Le nostre colline metallifere, secondo me, con questi grani si arricchiscono molto, perché questi grani sono grani particolari che rappresentano proprio il nostro territorio e che possono dare un input, una spinta in più perché uno possa venire anche a conoscerli e conoscere insieme anche il nostro territorio. Sono prodotti d'eccellenza questi, non sono i soliti prodotti commerciali, prodotti che non da tutte le parti si trovano. I nostri biscotti sono pronti per andare in forno, cuoceranno a circa 180 gradi per un quarto d'ora a 20 minuti a seconda del forno che abbiamo, ognuno di noi conosce il proprio forno. E questi sono i biscotti ultimati dopo cottura. Sono biscotti che mantengono le loro proprietà fragranti, nutrizionali e proprio questa friabilità si conserva anche per una ventina di giorni se non vengono mangiati prima, e sono biscotti eccezionali fatti con le farine del drago.